Pasqua semplice grigliata o piatti più particolari ma di facile realizzazione? Guarda il video fino alla fine e ti mostrerò le mie proposte. Prima di iniziare voglio darti il benvenuto se è la prima volta che passi a trovarmi sul mio canale. E se quello che vedrai ti piacerà, ti invito ad iscriverti attivando la campanellina. In questo modo rimarrai aggiornato sulle ultime novità. Detto questo, voglio ringraziare Valentina del canale Una Fetta di Paradiso. Infatti è proprio grazie a lei che è nata questa collaborazione con ben 3 canali, tra cui lei naturalmente. Gli altri 2 sono L'ho fatto io di Dedè e In cucina con Sonia. Di tutti e 3 troverai i link giù nel box informazioni, nel commento in primo piano e alla fine di questo video. Mi raccomando, cliccaci per scoprire cosa hanno in serbo per te per questa festività. Infatti ognuna di noi ti proporrà a seconda dei gusti un menù differente. Se non hai idee per questa ricorrenza, vedrai che con noi ti verrà tutto più facile. Ma andiamo a noi! Qui in Sicilia si è soliti arrostire la carne e i carciofi ed è proprio per questo motivo che all'inizio ti ho parlato di grigliata. Ispirandomi a questa usanza ho deciso di unire questi 2 cibi, dando vita ad un menù che sembra complicato, ma tranquilla che non lo è. Ti ricordo che se sei alla ricerca di altre idee, ti basterà cliccare qui in alto nella i delle schede per scoprire le playlist dei primi, dei secondi e dei dolci. Ma partiamo dal principio. Come primo piatto ho scelto i cannelloni di crepe ai carciofi. Niente pasta o riso dunque, perché secondo me è bello cambiare. E poi questi cannelloni sono super cremosi grazie alla presenza della besciamella, di cui ti ho mostrato tempo fa la realizzazione e di cui ti lascio il link sempre qui. E grazie alla morbidezza delle crepe data dagli albumi. A me non sono venute molto sottili, anzi sono risultate spesse. Il mio consiglio è quello di versare poco impasto all'interno della padella, in questo modo risulteranno più fini. Bando alle ciance, vediamo come procedere. Ingredienti: per i cannelloni 125 g di farina, 250 ml di latte, 2 albumi, un cucchiaio e mezzo di olio di semi, un pizzico di sale. Per il ripieno invece 4 carciofi, 100 g di prosciutto o pancetta, 250 ml di besciamella, parmigiano grattugiato, olio e spezie QB. Per rompo le uova e divido i tuorli dagli albumi, occorrono solo quest'ultimi, a cui aggiungo le spezie. Mescolo fino a quando non saranno diventati leggermente spumosi. Inserisco anche l'olio ed il latte a pioggia, la farina ed ecco pronto l'impasto. Mi trasferisco sui fornelli, dove ho oliato leggermente una padella con l'aiuto di un foglio di carta cucina. Verso un mestolo del composto, faccio roteare la padella in modo che ricopri tutta la superficie. Quando la crepe sarà diventata leggermente dorata e con delle bollicine, la giro e la cuocio per pochi minuti dall'altro lato. Ungo la teglia con un filo d'olio ed è il momento di farcire. Ci adagio il prosciutto, la sottiletta o formaggio filante a scelta ed i carciofi che dopo averli puliti, vedrai come si fa tra poco, li ho tagliati a pezzettini e cotti con un filo d'olio e le spezie. Chiudo al libro e arrotolo partendo dalla base. Faccio la stessa cosa con l'altra, facendone più sottili. Con queste dosi ne dovrebbero venire 4. Copro con la besciamella di cui ti ho parlato poc'anzi, spolverizzo la superficie con abbondante parmigiano, infine cuocio nel forno preriscaldato a 200 gradi per circa 15 minuti. Si devono dorare ed eccoli pronti, sono un vero e proprio piacere per il palato e guarda come non ho fatto fatica a tagliarlo, vedrai che se li proverai stupirai i tuoi ospiti. Come secondo mi sono orientata
sui carciofi ripieni di salsiccia. Tempo fa ti ho mostrato invece la versione con il prosciutto. Clicca in alto a destra per ulteriori informazioni. Quindi un grande classico a cui non ho aggiunto la mozzarella perché io non l'avevo, però se tu ce l'hai il mio consiglio è di inserirla per rendere il tutto più filante. In alternativa puoi utilizzare un altro tipo di formaggio scelta. Prepararli è semplicissimo. Ingredienti: 10 carciofi, 300 g di salsiccia, mezzo bicchiere di vino bianco, mozzarella o formaggio filante a scelta, parmigiano, spezie, prezzemolo, uno spicchio d'aglio, olio extravergine d'oliva, QB. Anche se già in altri video ti ho mostrato come pulire i carciofi, in questa occasione mi sembrava giusto reillustrartelo. Come vedi, basta tagliare il carciofo a metà e togliere tutte le foglie esterne più dure, aprirlo per farcirlo e metterlo in acqua acidulata, cioè con il limone, per evitare che si annerisca. Fatta questa premessa, li cuocio in acqua bollente per 15 minuti, incido la salsiccia ed elimino il budello. So che non è una scena piacevole da guardare e da fare, ma è giusto che te lo faccia vedere. In una padella poi verso un filo d'olio con le spezie e se ce l'hai anche con uno spicchio d'aglio, che ci sta benissimo. Lascio che quest'ultimo sprigioni tutto il suo aroma e verso la salsiccia, che con un cucchiaio di legno riduco in una sorta di ragù. Aggiungo il prezzemolo, sfumo con il vino bianco, perdonami, nel mio caso è rosso, perché ahimè non so aprire una bottiglia di vino. Sarà forse perché sono astemia? Lascio evaporare, dopodiché copro con il coperchio e ultimo la cottura. Ungo la teglia, ci adagio i carciofi e ci verso la salsiccia. Puoi anche farcirli, ma così vengono ugualmente bene. Aggiungo mozzarella o formaggio filante, che come ti ho detto non avevo. Si è capito che in questa ricetta dovevo fare la spesa? E con abbondante parmigiano. Cuocio nel forno preriscaldato a 180 gradi per 15 minuti ed eccoli qui, nella loro semplicità e bontà. Un piatto facile e veloce da preparare, ma ideale per questa festa. Per concludere in bellezza non poteva mancare un dolce suntuoso, cioccolatoso, morbidoso e cremoso. Ebbene sì, sto parlando della torta che hai visto nella foto dell'anteprima. Si tratta di una base al cacao con una farcia al mascarpone e panna, con una decorazione con un coniglietto in pasta di zucchero adorabile e con le carotine. E per ricreare il terreno semplicemente basterà sbriciolare una parte del pan di Spagna. Bando alle ciance, vediamo come preparare questa incredibile torta. Ingredienti per la torta: 150 g di farina, 3 uova, 100 g di zucchero di canna, 150 ml di latte, 35 g di cacao amaro in polvere, 60 ml di olio di semi, una bustina di lievito, un cucchiaino di estratto di arancia o vaniglia. Per la crema: 250 g di mascarpone, 150 ml di panna da montare, 50 g di zucchero a velo. Per la bagna: acqua e Baileys. All'interno della planetaria rompo le uova a temperatura ambiente, aggiungo lo zucchero di canna, aziono a velocità 3 e le monto per 15 minuti, fino a che non saranno diventate gonfie e spumose. Abbasso la velocità a 1 ed aggiungo l'essenza d'arancia o di vaniglia e poco alla volta l'olio ed il latte, sempre a temperatura ambiente. Quando questi ingredienti si saranno ben inglobati al composto, procedo con l'inserire la farina, il cacao ed il pizzico di sale precedentemente setacciati in più riprese. In ultimo aggiungo la bustina di lievito, trasferisco il composto ottenuto in una tortiera del diametro di 20-22 cm rivestita di carta forno e cuocio nel forno preriscaldato a 180 gradi per 30 minuti. Preparo la farcia, montando all'interno della planetaria la panna ben fredda di frigorifero con lo zucchero a velo. Intanto ammorbidisco il mascarpone in una ciotola. Incorporo poi la panna mescolando dal basso verso l'alto. La crema è pronta!
È il momento di dare sfogo alla fantasia modellando la pasta di zucchero. Devo dirti la verità, è la prima volta che la utilizzo e mi è piaciuto un sacco. Mi ha fatto tornare bambina a quando giocavo con il Pongo. E a proposito di bimbi, puoi rendere partecipi i tuoi figli in questa fase decorativa. Riscaldo la pasta di zucchero per renderla lavorabile, formo il coniglietto con un ovale allungato che sarà il corpo, una pallina che sarà la coda, 4 ovali allungati e schiacciati più piccoli che saranno le orecchie e le zampette. Con la pasta rosa che ho creato aggiungendo dell'arancione alla pasta bianca, formo i dettagli delle orecchie e delle zampette. Con il colorante arancione che ho creato con il giallo ed il rosso formo le carotine. Basta fare dei cilindretti allungati ed inciderle con un coltello per ricreare le zigrinature. Per la parte delle foglie o erba mi è bastato unire il colore blu e giallo per ottenere il verde. Per fare il ciuffo delle carote basta fare 3 cilindretti. Assemblo il coniglio che non ha la testa perché sulla torta sarà come se fosse dentro il terreno. Con un po' d'acqua per incollare i vari pezzi faccio la stessa cosa con le carotine, assemblo la torta dividendola a metà e togliendo la parte superiore. Inumidisco la base con la bagna al Baileys o al caffè, farcisco con la crema al mascarpone e panna che ho inserito all'interno di una siringa per dolci per essere più precisa, cospargo la superficie di crema alle nocciole e con le briciole della torta. Posiziono il coniglietto, le carotine e l'erba e la torta è pronta. Lasciala riposare in frigorifero prima di servirla ed il giorno dopo è ancora più buona. Ecco il fantastico momento del taglio della torta. Che dire, eccezionale, non credi? Vediamo cosa ne penso. Hai visto che ho tagliato la fetta? Guarda che bontà. E poi il cioccolato non può mai mancare per Pasqua. Questo dessert farà felicissimi i vostri bimbi. Ora vado all'assaggio. È una nuvola, lo dico sempre nei miei dolci, lo so, però questa veramente è super cremoso. Guarda, merita tantissimo. Guarda che cosa è, cioè, non so io. Mi raccomando, se provi le mie ricette, mandami la foto o in direct su Instagram o via email. I contatti giù nell'info box, però sui social mi trovi sempre con il nome di Irex Fornelli. Se questo video ti è piaciuto, ti ha tenuto compagnia e ti ha dato delle idee per Pasqua, ti invito ad regalarmi un like ed ad condividere sui social. Questo mi aiuta tantissimo per farvi conoscere. Il video termina qui. Ringrazio ancora una volta le persone con cui ho collaborato e ti invito a passare nei loro canali. E noi ci vediamo sabato con un nuovo video.